Guardate questa palla, cade verticalmente e quando sale cambia direzione, va verso destra. E quest'altra cade sempre verticalmente, ma quando sale va verso sinistra. Cos'è che gli fa cambiare direzione? Lo spin, la rotazione. Se la palla non avesse nessun tipo di rotazione, nel momento in cui cade, risalirebbe esattamente sulla verticale del punto da dove era stata fatta cadere. Ma con la rotazione, la palla esce con un angolo differente. E perché questo? Perché quando la palla ruota e va a contatto con il terreno, la palla sta scivolando sul terreno, ma la forza di attrito del terreno si oppone allo scivolamento della palla, crea una coppia e spinge la palla verso l'esterno, verso il senso di rotazione. Teniamolo ben presente questo concetto, perché poi lo vedremo quando andiamo a colpire la palla con la racchetta. Prima di far questo, vediamo che cosa succede a una palla con un angolo incidente quando colpisce il terreno. E vediamo i tre tipi di palle in arrivo. Palla piatta, quindi senza nessuna rotazione, palla in topspin e palla in backspin. Palla piatta, la palla non gira, in arrivo, va a contatto con il terreno e inizia a ruotare in avanti. Quindi topspin. Palla che arriva con rotazione in topspin, colpisce il terreno, sale di più e continua la rotazione in avanti. Palla con effetto all'indietro, backspin, colpisce il terreno, sale e cambia il senso di rotazione e quindi ruota sempre in avanti. In tutti questi casi abbiamo che la palla che colpisce il terreno comunque avrà una rotazione in topspin più o meno accentuata. Nell'ultimo esempio, quello della palla in backspin, io ho lanciato una palla con pochissima velocità orizzontale. Quindi nel momento in cui la palla ha toccato il terreno, la forza di attrito ha spinto la palla verso l'alto e comunque ha cambiato il senso di rotazione, perché avete visto che la pallina poi comunque girava in avanti, non girava indietro. Qual è il caso più comune nel campo da tennis? Quando uno gioca una palla molto tagliata, una palla corta, che sale e ruota tantissimo, non ha tanta velocità orizzontale, nel momento in cui tocca il terreno addirittura torna indietro. In tutti gli altri casi, quando l'avversario ci gioca una palla che sia piatta in topspin o in backspin, nel momento in cui colpisce il terreno, la palla girerà sempre verso di noi, quindi avrà sempre una rotazione in topspin. Vediamo cosa succede quindi quando la palla colpisce la racchetta. Immaginiamo la racchetta ferma. Per far questo ruotiamo la clip, quella del rimbalzo sul terreno. Se io ruoto il terreno immaginando che la racchetta sia perpendicolare all'arrivo della pallina, che cosa succede quando una pallina in topspin colpisce la mia racchetta? Nel momento in cui una palla con rotazione incontra una racchetta ferma, la pallina ha un effetto, come lo definisco io, ingranaggio. La palla sta arrivando da destra, ruotando, diventa, come vi dicevo, un ingranaggio, una ruota dentata. Nel momento del contatto con la racchetta ferma, la pallina aggrappa la racchetta, le corde impediscono lo scivolamento della palla verso il basso, si crea un attrito, una coppia che spinge la palla verso l'alto. Nel backspin succede esattamente il contrario, la palla gira all'indietro e quando tocca le corde si tuffa verso la rete. Abbiamo detto però che tutte le palle che rimbalzano hanno effetto rotatorio in avanti, quindi in quale situazione io ho una palla che mi arriva sulle corde con effetto in backspin? Quando la colpisco al volo. Quindi alzi la mano chi non ha mai giocato una volée a rete e non ha capito il motivo per cui ha giocato una volée che di solito gioca in campo, ma in quel caso lì è andata a rete, perché la palla che stava arrivando era una palla tagliata, una palla in backspin.
Oppure mi arriva una palla carica di effetto in topspin, gioco alla volée e la palla va verso il cielo. Nel prossimo video vedremo tutto il rapporto che c'è tra rotazione, velocità della palla, velocità della racchetta e come controllare le rotazioni. Rimanete sintonizzati. Buon tennis a tutti!